Ho parlato spesso in diverse occasioni dei pensionati che si trasferiscono in Tunisia, senza però affrontare il problema da un'altra prospettiva. Cosa succede se a trasferirsi è una donna sola? Non che non abbia mai fatto riferimento alle donne sole, ne parlo in più di un video, ma uno specifico sull'argomento non l'ho mai realizzato, e dato che più di una donna mi ha contattato per chiedermi nello specifico proprio questo, ho pensato fosse il momento giusto per farlo. Trasferirsi in Tunisia per una donna sola è pericoloso? Ci sono discriminazioni? Cosa è bene sapere? Ne parlo in questo video, ma non prima di aver avuto delle lunghe chiacchierate con alcune connazionali che vivono qui da sole, anche da più di 5 anni, alcune che hanno anche avuto problemi di esperienze matrimoniali finite non proprio bene, per conoscere quali sono state le loro paure iniziali, come si trovano a vivere qui e quali sono stati i problemi più seri nel divorziare in presenza di figli. La Tunisia è un paese musulmano, questo è stato detto e ridetto. Come però ho spesso sottolineato, la mentalità qui è molto aperta, specialmente nelle zone turistiche dove si concentrano gli stranieri. Chi vive in Italia e legge o guarda notizie quotidiane su violenze, furti, scippi e rapine commesse da delinquenti, spesso stranieri, venendo qui apprezzerà il fatto che di situazioni citate se ne verificano davvero pochissime, potendo affermare senza paura di smentita che la Tunisia è un paese tranquillo, dove si può vivere in tutta sicurezza, almeno nelle zone più vicine a quelle turistiche, frequentate cioè da stranieri. C'è da dire che si sente spesso parlare di furti in appartamento, ai danni di quegli stranieri che vivono qui solo per una parte dell'anno e si assentano per diversi mesi. Ma di violenze contro donne italiane o di altri paesi qui in Tunisia non ne ho mai sentito parlare. Voglio essere chiaro, è importante fare una netta distinzione tra le località turistiche dove si concentrano gli stranieri e altre zone popolari dove fatti di cronaca, anche gravi e seri, sono più frequenti ma riguardano i locali, uomini e donne tunisini. Notizie che tra l'altro sono anche difficili da conoscere poiché vengono riportate solo sui giornali locali. Mi piace sapere cosa succede in varie località tunisine e per questo alcuni amici e amiche tunisine mi leggono di tanto in tanto alcuni articoli di cronaca nera che si riferiscono per lo più a tradimenti o a questioni economiche. Come si comportano i tunisini verso le donne straniere che vivono sole? Direi normalmente e nelle zone turistiche quasi con totale indifferenza, ma molto dipende anche dal comportamento della donna stessa. Se vuole stare da sola, tranquilla e senza essere importunata, può farlo senza problemi, mantenendo le dovute distanze da uomini che spesso si mostrano estremamente gentili e disponibili, per poi tentare approcci più confidenziali. Trovate delle somiglianze con quanto detto in un video che parla dei connazionali uomini che vivono soli? In effetti la differenza è minima, così come gli uomini soli vengono avvicinati da ragazze giovani e carine che si mostrano disponibili, anche gli uomini tunisini che conoscono donne straniere possono fare lo stesso, con scopi quasi sempre legati al denaro o alla prospettiva di una vita agiata. Ovviamente parlo di un particolare ceto sociale, così come per le giovani donne alla ricerca dello straniero benestante, anche per gli uomini vale la stessa regola. Dipende sempre dagli ambienti che frequentate. Ci sono uomini e donne tunisine che lavorano e guadagnano molto più della media nazionale, ai quali non manca nulla. Inoltre ci sono molte famiglie tunisine che guadagnano mensilmente gli stessi soldi che percepiamo noi come pensione, anche di più. Parliamo di dottori, titolari di laboratori medici, dentisti, chirurghi estetici, titolari di aziende e società, ristoratori e commercianti, quindi sì. L'impatto che può fare il popolo tunisino dipende dal ceto sociale nel quale vi inserite. Una donna che vive da sola è sempre meglio che scelga le località turistiche, appartamenti in residence o edifici non popolari, ma nel caso preferite quelli con vicini di buon livello sociale. Ve lo dico per esperienza diretta, i vicini sbagliati possono rendervi la vita quotidiana in casa piuttosto disagevole.
Personalmente sconsiglio case al piano terra o ville, anche se non isolate e con giardino, che sono spesso separate dalla strada solo da muretti facilmente scavalcabili. Ripeto, non mi risultano casi di ladri entrati in casa usando violenza, ma visto che è possibile scegliere, perché non preferire una bella terrazza in un residence con sicurezza giorno e notte? Una garanzia non solo contro i furti, ma anche per chi vive da sola, un riferimento a cui rivolgersi in caso di bisogno. Che ne dite? Non siete d'accordo? Detto questo, parliamo un po' delle donne sole che spesso si trasferiscono qui dopo trascorsi matrimoniali infelici, trovando uomini anche giovani che con modi affabili e tanta disponibilità offrono sensazioni dimenticate. Che dire, è lo stesso discorso per gli uomini, bisogna però fare attenzione, perché la cultura e la società tunisine sono molto diverse da quelle europee. A meno che non ci sia un forte e sincero sentimento reciproco, un'unione può facilmente trasformarsi in un incubo, come è capitato a molte donne italiane che mi hanno indicato gli ostacoli maggiori. Difficoltà con la lingua, una legge che per lo più non agevola lo straniero, e non parliamo poi della presenza di figli. Ricordate che una volta sposate il vostro status cambia e in presenza di figli è il padre che ha la maggiore autorità, creando situazioni, come mi hanno raccontato alcune donne, davvero serie e non facilmente gestibili, proprio perché ci si trova in terra straniera. Riassumiamo quindi alcuni punti. Una donna straniera sola che vuole vivere la propria vita in Tunisia, facendosi gli affari propri, magari accettando la compagnia di un uomo gentile che però sappia restare al proprio posto, difficilmente avrà problemi. Così come chi vuole assolutamente vivere da sola senza fare amicizia. Chi invece desidera divertirsi, mostrandosi in pubblico con atteggiamenti spesso ambigui e provocatori, inizierà a non essere vista di buon occhio e la possibilità di trovarsi in difficoltà con alcune persone potrebbe essere considerata una concausa, come dice il proverbio a buon intenditore. Detto questo, la vita qui in Tunisia può svolgersi anche in base a come ci comportiamo. Conosco donne che fanno tranquillamente passeggiate serali con il proprio cane o anche da sole e nessuna mi ha mai raccontato di situazioni spiacevoli. A proposito, vivere qui con un cane non è affatto un problema e ogni anno la situazione migliora. Lo stesso vale per chi passeggia la mattina presto lungo il mare, non ci sono mai verificati casi di violenza. Conosco ragazze che tornano la sera in Louage con abitini da festa, talvolta sexy e succinti, e lo fanno da anni, senza alcun problema. Noterete tra l'altro, passeggiando per le strade, donne velate che frequentano amiche con abiti europei, minigonne o pantaloncini, senza che ci siano discriminazioni. Famiglie tunisine in strada, dove la mamma è velata e le figlie no. Il popolo tunisino è tollerante su queste cose, abituato a vedere turiste girare praticamente in costume da bagno per le strade, coperte solo da pareti trasparenti. A parte qualche sguardo compiaciuto o un commento a bassa voce in arabo, io personalmente non ho mai notato altro. Possiamo dire la stessa cosa in altri paesi? Direi proprio di no, vero? In sintesi, chi ha interesse a vivere in Tunisia può farlo serenamente anche se è sola. Basta prestare attenzione a quelle regole di base per la propria sicurezza che sono necessarie in qualsiasi paese del mondo. A tal proposito, vedo ogni tanto in rete scene di violenza nelle stazioni delle metropolitane italiane, che qui è pura fantascienza. È un fatto, non un mio pensiero. Se avete visto il video che vi indico sopra in descrizione, saprete che portare a casa una ragazza tunisina per un uomo può essere complicato. Ma per le donne la questione è completamente diversa. Sappiate che gli obblighi di comportamento imposti alle donne tunisine non si applicano alle donne straniere non musulmane. Quindi nessun problema per voi nell'invitare a prendere un caffè un conoscente tunisino. Termino con una considerazione condivisa da alcune ragazze del posto. Nei mesi estivi, molte località turistiche sono frequentate da giovani provenienti da paesi musulmani confinanti, in cerca di libertà. Abuso di alcol, voglia di divertirsi senza limitazioni, noncuranza delle regole. È bene tenerlo a mente accettando la loro compagnia, perché nei mesi estivi quei pochi casi di risse e liti che si verificano in alcuni locali vedono protagonisti proprio loro.
Concludiamo quindi il video affermando sulla base di fatti indiscutibili che la Tunisia vissuta da straniere, specialmente in zone turistiche, è il posto di gran lunga più tranquillo rispetto ad altri paesi europei. Trasferitevi con piena tranquillità, affidatevi a professionisti che si occuperanno del vostro trasferimento e se mi chiedete dove farlo, vi invito a guardare il video qui sopra. È sicuramente un consiglio che in tantissimi condividono. Alla prossima!